Ciao e benvenuto o benvenuta in questa lezione su SharePoint in cui andremo a vedere l'home page, cioè l'ambiente che ci si presenta nel momento in cui apriamo l'applicazione, prima ancora di creare un sito o prima ancora di entrare nei siti che eventualmente abbiamo già creato. E nell'home page andremo a vedere la casella di ricerca intelligente con la quale potremo fare delle ricerche all'interno di tutti i siti SharePoint che abbiamo, il pulsante crea sito con cui creare un sito del team o un sito di comunicazione e i pulsanti del riquadro sinistro da cui si potranno fare tante cose. Quindi spostiamoci su SharePoint. Qui sono nell'interfaccia di amministrazione, quindi ho fatto il login al mio account Office 365 e cliccando su questi puntini vado ad aprire SharePoint. Quindi avevamo detto la prima cosa che volevamo vedere è la casella di ricerca intelligente. Per esempio, se io qui vado a scrivere evento, già vedo che mi propone qualcosa in relazione a questa parola chiave. Vuol dire che all'interno dei miei siti SharePoint ci sono file, pagine, post di notizie dove è contenuta questa parola. Clicchiamo su mostra risultati e vedo che qui c'ho un post. C'ho anche un file PowerPoint dove è menzionata questa parola, ci sono anche altre attività che io da qui posso evidentemente andare subito ad aprire. Poi avevamo detto di vedere il pulsante crea sito, quindi da qui in alto a sinistra possiamo cliccare su crea sito. Ora non lo faremo, poi lo faremo ovviamente nelle prossime lezioni. Ora facciamo soltanto un accenno. Da qui possiamo creare un sito del team, quindi un sito che sarà essenzialmente un sito interno, una intranet dell'organizzazione per gestire il lavoro interno all'azienda, oppure un sito di comunicazione che potrebbe essere rivolto anche ad un pubblico esterno. Poi chiudiamo qui e andiamo a vedere il riquadro sinistro, quindi di default ci troviamo nei siti seguiti e recenti, quindi questi sono i siti su cui io ho messo una spunta e che sto seguendo. Ovviamente se tolgo la spunta vengono tolti da questo elenco e i siti che ho visitato recentemente e nei quali ci potrebbero essere anche quelli seguiti. Come vedi qui ci sono due stelline colorate e quindi tra quelli recenti ci sono anche due siti che io sto seguendo. E poi andiamo qui e abbiamo i siti personali, cioè quelli che ho realizzato io come amministratore di SharePoint. Evidentemente ho questo potere perché l'amministratore generale dell'account o il global administrator me lo ha conferito e quindi ho realizzato dei siti, perché all'interno dell'account Office 365 ci potrebbero essere tanti altri siti realizzati da altre persone. Questi sono quelli personali e anche in questo caso troviamo quelli visitati di frequente e quelli maggiormente seguiti. Poi qui abbiamo le notizie personali, cioè delle notizie che abbiamo pubblicato noi all'interno di alcuni siti. Ecco, per esempio, questo è un post di notizie che io ho pubblicato in questo sito SharePoint Marketing dei vini toscani in America. Qui ho i file, io all'interno di SharePoint che poi è collegata a OneDrive ho pubblicato dei file e mi fa vedere quelli più recenti che io ho aperto e utilizzato. Poi qui abbiamo gli elenchi personali, abbiamo detto che in SharePoint si possono costruire anche dei database tramite degli elenchi e qui mi fa vedere gli elenchi recenti che io ho aperto o su cui sono intervenuto per modificarli. E poi da questo pulsante, da ultimo, si possono andare direttamente a creare degli oggetti dentro SharePoint, quindi posti di notizie, pagine, altri siti oppure dei documenti di Office, di Word, di Excel, di PowerPoint, un blocco note o anche subito un elenco. Quindi abbiamo fatto questa carrellata sull'home page e adesso nella prossima lezione entreremo un po' più nel vivo spostandoci sulla pagina di un sito e quindi ti aspetto alla prossima lezione. Ciao!